D750, la Nikon che ho sempre elogiato, la Nikon che secondo me è la vera tuttofare di alta qualità, ma lo è ancora nel 2023, progettata nel 2014, ha quasi 10 anni sulle spalle, e allora ecco quello che è l'oggetto di questo video. Vale ancora la pena trovarla, ora che nel mondo dell'usato si è abbassato un pochettino il prezzo. E allora, proprio a proposito di usato, grazie a Luca e a Samuele di RCE Livorno, ho chiamato Luca e gli ho chiesto: mandami una camera, perché recentemente ho avuto modo di mettere le zampe sulla D780 e allora ecco che mi mancherebbe proprio il confronto diretto fra la vecchia generazione e quella nuova. E poi sappiamo che D750, D780, una D790? Non credo proprio, perché c'è l'800 e già lì fa capolino, costa quasi come questa, e l'850 non c'è uno spazio per qualcos'altro. Le reflex non saranno più prodotte e allora vediamo se vale la pena. È una Nikon a tutti gli effetti, la parte posteriore, i comandi, la pulsantiera di sopra, il display, è tutto dove deve essere. Chi è nato con Nikon sa che qui si troverà a casa. Qualcosa di diverso invece è avvenuto per la D780. Ha spiazzato un po' qualcuno, ha fatto storcere più di qualche naso, ma ne parliamo dopo, magari quando la confrontiamo. Veniamo a questa. Quante volte mi avete sentito dire che bella macchina, una macchina pronta, una macchina che con i suoi 24 megapixel non fa rimpiangere, sensori più corpulenti e nemmeno più prestanti. Una raffica da 6 fotogrammi e qualcosa al secondo. Abbiamo anche un comparto video che, certo, al momento dell'uscita era un Full HD, oggi forse fa quasi un po' sorridere rispetto ai video che anche uno smartphone è in grado di produrre. Eppure, ancora oggi la prendo in mano e sento una macchina che le mie braccia, la mia mano, il mio modo di lavorare riconosce nell'ergonomia, riconosce nella facilità d'uso. Però non nascondiamoci, ad esempio, il fatto che non abbia un display di tipo touch. Per chi è abituato oggi a lavorare con questa modalità potrebbe trovarsi un pochettino con le gambe spezzate, perché ormai lo abbiamo acquisito, fa parte di qualsiasi dispositivo. Però badate bene, questa è una considerazione che è valida soltanto se avete un corpo camera dotato di touch, perché se non avete un touchscreen non sentirete alcuna differenza nel passaggio dalla vostra 610, dalla vostra 7000, dalla vostra 5000. Insomma, questa è una camera che ancora oggi è in grado di produrre dei file, soprattutto dei JPEG, di una qualità, con un bilanciamento del bianco, con una resa complessiva dell'immagine di tutto rilievo. A me piace moltissimo ancora oggi, però non nascondiamoci che nel corso del tempo sono uscite delle altre camere che hanno fatto ancora meglio, anche se appartengono ad una fascia un po' superiore. Ed a proposito di questo, giusto per capire, per contestualizzare questa camera, cerchiamo di metterla un po' nel panorama attuale. Non è più prodotta, dal 2020 si produce la D780, una macchina che, dicevamo, è vero che dovrebbe essere o doveva essere nell'immaginario il proseguimento di questa stessa fotocamera, ma ha portato in dote ad esempio un processore Xpeed 6, questa si ferma al 4. Sono rimasti invariati megapixel, anche se vi confesso che nella macchina nuova, la D780, c'è più tecnologia, si sente, si avverte, la macchina scorre meglio, è più lubrificata, ma anche a me non ha convinto al 100%, perché non ve lo so dire, è una questione di feeling, come cantava Cocciante, e anche una questione di portafogli, perché comunque è una camera costosa con i suoi 2000 euro più o meno di listino attuale. E allora ecco che nel 2023 è opportuno magari indirizzarsi su una camera come questa? Avete visto che il prezzo dell'usato è ancora tutto sommato alto in proporzione, a testimonianza che il progetto è valido, è buono. E allora ancora una volta torna sempre la solita tiritera, anche quando mi scrivete: Stefano, che macchina mi consigli? Solo voi potete saperlo. Questa è una camera che è di quelle, sapete com'è la giacca che si prende dal guardaroba e va bene un po' per tutte le stagioni, non fa troppo caldo, non fa troppo freddo, ma ci sto bene dentro. Ok, prendo questa e magari lascio quella più bella nell'armadio. Questa è la stessa cosa, vi serve una fotocamera pronta da avere sempre, senza neanche mettersi a pensare, devo programmare così, aspetta che sposto, faccio, eccetera. Scatto una foto, ce l'ho,
reattiva, veloce, bel file di partenza, magari perché non ho voglia di aprire il RAW, metterlo a processarlo col computer, farmi un archivio così, ma che mi serve una fotocamera per avere delle immagini belle da guardare, da proiettare. Questo è quello che fa per voi. E beh, certo, se avete qualche esigenza in più, il segno del tempo si sente, lo abbiamo detto, clip video, Full HD. Beh, insomma, forse il 4K comincia oggi ad essere un po' uno standard diffuso e comune per tutti, esiste il 6, l'8K, e allora forse in quel caso, se siete dei videomaker, beh, qualcosa di un pochettino più moderno potrebbe fare al caso vostro. Ma sempre contestualizzandola nel panorama, quale? Con questi soldi, con quello che può costarmi un usato, attorno ai 900 euro più o meno, quello che è, che cosa trovo? Non riesco ad abbordare una serie Z di quelle di pari livello, no, costano di più, anche nell'usato. La 750 abbiamo detto c'è la 780, ma la 780 si avvicina clamorosamente nel prezzo alla serie 800, e allora in quel caso, se cercate qualcosa di più, è proprio alla 800, alla 810 che dovete guardare, che si sono abbassate un pochettino per il prezzo, soprattutto ovviamente nell'usato. E allora ecco il mio paragone di prima. Prendo questa camera perché ci faccio di tutto, ci scatto senza neanche pensarci, basta un obiettivo, non dico che potete farlo in automatico completo perché vi toglie il gusto di fotografare, però in qualsiasi caso il sensore è buono, vi portate a casa delle belle foto. Con macchine un pochettino più prestazionali, 800, 810, 850, dovete anche imparare un pochettino a guidare il sensore per avere risultati che qualitativamente sono migliori, ma poi servono davvero? Davvero 24 megapixel non mi consentono di stampare una 3 con i fiocchi? Assolutamente, qui c'è tutta la qualità che serve, anzi questi diodi così grandini tutto sommato fanno efficacemente il loro lavoro. Dove si ferma un pochettino il progetto D750? Verso, per esempio, nell'autofocus. L'autofocus funziona benissimo e le cose che io vi racconto, ve le racconto perché, come potete immaginare, ho l'occasione di mettere le zampe un po' su tutti i modelli, su tutti i brand e anche su quelli super top, costosissimi. E allora è vero che se la confronto ad una 800, ad una 850, ad una D500, l'autofocus non è così accurato come lo vedo di là, ma è solo perché li ho in mano tutte e due. Che cosa mancherebbe? Che cosa manca qui che anche il fotografo appassionato, senza essere così specializzato, si accorge? Che quando comincia a calare un po' la luce non è più così preciso, annaspa un po', qualche scena dinamica pur guidando il sistema autofocus, la macchina resta un pochettino indietro. Sotto questo aspetto devo ammettere che i segni del tempo si vedono un pochettino. La raffica, passare dai 6,5 ai 7, qualche cosa della D780, capite che non è questo certamente che sposta il prezzo. Però anche il fatto di avere un sensore con un X-Speed 6 come quello della 780 e avere una fluidità generale migliore può spostare un pochettino l'orientamento di là. A me comunque questa è una macchina che piace ancora tanto nonostante i suoi 10 anni. Punti di forza e debolezze di questa camera. Allora, il display al solito è questo, non è quello orientabile a 360 gradi, per qualcuno è un pro, per qualcun altro invece è un contro. Io sono fra quelli, un display orientabile secondo me è meglio della limitazione che ci impone questa. Durata della batteria, più che sufficiente, una bella macchina che consente di realizzare un servizio, una giornata di lavoro senza temere di rimanere a piedi. Forse qualche comando che potrebbe essere leggermente migliorato, ma non perché non funzioni bene, perché per esempio scegliere tra lo scatto silenzioso, la raffica eccetera, per una mano un po' grande non è un'operazione semplicissima, ci sono dei pulsantini un po' piccolini. E poi a proposito di pulsanti, secondo me un po' di ergonomia da rivedere non mi sarebbe dispiaciuto, perché per esempio il pulsante degli ISO oppure anche quello per accedere al bilanciamento del bianco, che è una cosa che in certe situazioni si usa e come, visto che poi non è retroilluminato, è un po' fastidioso, forse un tasto dedicato poteva starci, tanto è vero che troviamo sul frontalino, come per altre Nikon, quello della sovra sottoesposizione, cioè il controllo dell'esposizione, troviamo anche quello relativo al
la scelta di matrix, la valutazione spot ponderata, eccetera, che altre volte troviamo qui. E, insomma, ecco, un pochettino di organizzazione migliore o allineata a quella che è la produzione Nikon non mi sarebbe dispiaciuta. Lo stesso ne abbiamo parlato prima del touchscreen. Sì, forse potrebbe servire per quelli che vanno veloci, per quelli che vogliono un'operatività spicciola, poter invece bisogna ricorrere ai pulsanti. Poco male, se non siete abituati al touch non sentirete la mancanza di niente. Pochi diodi, si fa per dire, perché 24 megapixel non sono pochi, ma di qualità. Bella la resa dei colori, naturale, soprattutto un bel punto di bianco. Insomma, un bel sensore. Un sensore che ho messo alla prova in condizioni limite, perché ho fotografato di notte, quindi già innalzando il guadagno per ottenere la luminosità. E in più anche ho provato il test di ISO invarianza, sottoesponendo di 3-4 stop per vedere se era migliore il recupero a 1600 ISO sottoesposto piuttosto dei 6400 nativi. Partiamo dal file che ho prodotto a 1600 ISO, che qui vediamo già innalzato, quindi con un guadagno ulteriore della esposizione di ben 4 stop. Questo invece è il file come è stato scattato. E possiamo vedere che ingrandito al 100% del fotogramma c'è un buon dettaglio, anche un rumore abbastanza contenuto, sebbene, come vedete, l'ho fotografato di notte. Mettendo invece subito, riportando tutti i comandi del custom setting, quindi con questo guadagno, è chiaro che la parte nera, le parti scure presentino un bel po' di rumore, è ben presente e si vede. Si tratta di far fare gli straordinari alla camera. Ora invece mi interessa capire se il file nativo a 6400 ISO risulti più pulito e quindi se convenga scattare con il guadagno della camera piuttosto che andarlo a recuperare in post-produzione. E nonostante questo dettaglio che si può notare per esempio sulle fogliette dell'olivo, bisogna ammettere che il file a 6400 ISO, che è quello che stiamo osservando adesso, sia in piccolo che quando soprattutto a maggior ragione vado ad aumentare al 100%, risulta decisamente migliore. Quindi il sensore va utilizzato un po' a metà strada rispetto alle possibilità che camere un po' più pulite e soprattutto più performanti consentono di fare oggigiorno. Qualche problemino in più invece, come vi ho accennato, sull'autofocus, soprattutto poi quando nel comparto video, come in questo caso, vedete che l'uccellino è fermo, ma bastano minimi movimenti, il sensore perde il fuoco e comincia un po', vedete, a traballare, a tentennare, lo recupera, ma insomma questo è un soggetto anche abbastanza isolato, è vero che non c'è molto contrasto. Peggio è andato quando invece il mio soggetto, in questo caso un merlo, come vedete è stabile, è fermo, ma in mezzo a qualche ramo, guardate quanta fatica fa l'autofocus, e sto utilizzando il 200-500 Nikkor, quindi non propriamente un obiettivo economico, quindi buone prestazioni, ma purtroppo l'autofocus ogni tanto cede il passo. Allora, non sto più a descrivervi tutti i dati tecnici, se non, ecco giusto questo passaggio che può interessare a qualcuno, il doppio slot per le CF. Si può scegliere di registrare JPEG da una parte, RAW dall'altra, salvare questo, salvare quello. Questo senza dubbio la rende al passo con i tempi, anche se vista la portata dei file non c'è una CF, non c'è un XQD, perché insomma il flusso di lavoro è ben gestito ancora da queste schede SD. Una camera che, se non avete le esigenze, sapete, quelle proprio che si spingono ai bordi di un grafico radar, questa va benissimo, fa bene, anzi fa molto bene tutto quanto. Certo, se siete degli appassionati di avifauna, forse qualcosa di meglio, mettendo via i soldini per una D500 ad esempio, ma rinunciando al full frame, si intende, potrebbe darvi qualcosa di più veloce, più reattiva, anche la qualità, diciamo, dell'immagine, senza dubbio un pochettino più moderna. Però questa è davvero una tuttofare, anche nel 2023. A voi tutti amici, ciao e alla prossima!